venivo dalla Fiorentina, era ancora abbastanza giovane, diciamo, e quindi una Serie B a Genova valeva la Serie A, quindi forse in quel caso lì poteva avere più spazio ancora rispetto a prima. Non mi sono mai pentito di questo per come sono andate le cose sicuramente. I primi 2 anni avevamo anche la squadra per andare su e ritornare subito su, sono stati fatti dei grossi investimenti, però per un punto, per qualche cosa, il quinto posto non siamo andati su. Ci siamo riusciti con Novellino, che l'anno precedente non stavano andando bene le cose perché stavamo quasi retrocedendo in C, in una situazione un po' difficile anche a livello societario. Mantovani stava lasciando, subentrava Garrone, c'erano tanti cambiamenti, ma c'era questo problema di finire il campionato il prima possibile, perché sennò sarebbe stato un po' un problema da parte un po' di tutti. Dopo il terzo anno, in scadenza del terzo anno, mi scadeva il contratto e ci fu l'occasione, cioè venne Deschamps a vedere delle partite, mi chiamò per telefono, ci si sentì, ma niente, c'era questo grande interesse da parte di loro, lì per lì volevo cercare di pensare il prima possibile di levarsi da questa situazione che era la retrocessione, e quindi volevo essere anche riconoscente a queste due persone, sono Mantovani e Arnuzzo, che mi hanno dato tanta fiducia, e se poi avevo raggiunto come calciatore un attimino i 3 anni, feci quasi 50 reti, dovevo essere riconoscente a loro. Poi nel 2003 arrivò l'evento di Garrone, arrivò Marotta, arrivò Novellino e arrivarono i giocatori importanti per cercare di ritornare al campionato che compete a questa squadra, e ci si riuscì nonostante tutto. Non feci un campionato esaltante come sono stati gli altri, feci meno reti, però alla fine feci le 2 reti più importanti, perché feci la doppietta che ci dette la promozione in Serie A. Riccardo Garrone e Beppe Marotta non posso dire che bene. Garrone è stata una persona importante, entrava nel calcio proprio come presidente, quindi era una persona, si può dire, potente, però nell'avere tanta potenza era una persona normalissima. Hanno cercato, secondo me, hanno portato, tra virgolette, nella piccola squadra, hanno portato una mentalità che poi l'hanno trasformata e hanno insegnato agli altri come impostare una società, e se vediamo tuttora Marotta sta facendo grandi cose. Dico sempre Novellino perché, nonostante poi c'è stato qualche problema anche a livello personale, nel senso perché non ci si prendeva all'inizio, forse ci siamo stati anche 2 caratteri molto istintivi, non andavamo abbastanza d'accordo, facevo fatica un po' a integrarmi nel suo modulo, e quindi c'è stato un po' dei problemini calcisticamente, e infatti poi io l'anno dopo dovevo andare via, però avevo la possibilità e le carte per giocarmela, perché c'erano dei giocatori che potevo ancora sperare di giocarmela, perché conoscendomi e sapendo le mie qualità, se dico di fare una cosa la faccio. Mi sono trovato sempre con tutti bene, perché poi alla fine ho legato uno stretto legame con tutti quanti i giocatori, sia in tutti gli 8 anni, non ho mai avuto nessun problema con nessuno, ma se ti devo dire un giocatore è stato Fabio, perché Fabio ed io eravamo la coppia che non c'era bisogno né di parlarci né dirci le cose prima, noi ci bastava di capirsi solo con lo sguardo. E la cosa più bella fra me e lui è che non eravamo invidiosi di l'uno e dell'altro, e quello che si faceva lo facevamo per un'unica cosa, per la squadra e per la San Paolo. Giorgio e il dottore sono persone uniche. Io penso che se te vai a giro nelle altre società o vedi gli altri giocatori, la prima cosa che ti chiedono alla Sampdoria è Giorgio Igliazzoni. Io penso che Giorgio rimane, ma non solo nel mio cuore, rimanga nei cuori di tutti, perché è una persona, a parte che ci mette una passione che non so dalle altre parti, e poi è sandoriana, e quando uno è tifoso della propria squadra e lavora per quello che fa,
dà tutto, come del resto anche il dottore. Due veramente danno il cuore per la Sampdoria e quando io cosa mi posso ricordare? Mi posso ricordare i derby perché loro la vivevano, già quando si avvicinava il derby, guardavi loro, già vedevi, capivi che stava arrivando il derby perché loro iniziavano già a sentire la partita. E a parte dare le soddisfazioni ai tifosi, noi in primis la prima soddisfazione che si voleva dare era a loro due perché sapevamo all'interno di uno spogliatoio come vivevano questa cosa qui e poi lo facevamo perché erano un po' anziani, quindi si pensava che dando una soddisfazione a loro due potessero andare avanti con il tempo. Il presidente Frenera a me piace tanto, è una persona che nonostante non sia o abbia fatto poca esperienza nel calcio, è una persona intelligente. È diverso dagli altri presidenti e delle volte fa anche piacere vedere un presidente così perché porta anche allegria. È bravo perché nonostante che quest'anno sia andato, cioè sia in una situazione non bella, ha fatto una bella squadra. Gli altri anni ha fatto degli investimenti importanti e quindi ci capisci. Io ci può stare un anno sfortunato, però devo andare a dire che la Sampdoria ha una buonissima base. Io spero che il prima possibile si levi da questa situazione e poi che inizi a fare il programma per il futuro, perché ha un parco di giocatori e soprattutto un allenatore che per me diventerà uno dei più bravi. Potrà ributtare giù le basi per ripartire per fare un grande campionato l'anno prossimo. Quello che mi ha dato i tifosi della Sampdoria non me l'hanno dato nessuno, perché nonostante possono passare 7 anni, vedi la situazione quando vengo a Genova e quando la Sampdoria viene a Firenze. È un amore reciproco, un amore che spero da parte mia non finirà mai. Poi lo riconosco subito il sampdoriano quando varca la porta del mio locale perché basta guardarlo negli occhi e capisci che è il sampdoriano per come ti guardano. Vengono tanti ragazzi che li ho cresciuti io praticamente, quindi è stato un decennio dove praticamente sono cresciuti con Flaky, sono cresciuti con la Sampdoria e quindi per loro posso essere un idolo, posso essere qualcosa di importante per loro, per la sua infanzia, per quello che hanno visto calcisticamente, delle volte li vedi veramente con le lacrime agli occhi. Io sono uno di loro, perché io quando vado a vedere le partite è vero che non posso entrare negli stadi, ma non andrei lo stesso in tribuna, andrei sempre in gradinata perché io nel momento del bisogno c'ero per loro nel momento mio, loro c'erano per me, perché se noi siamo qui a ricordare gli 8 anni, se non avessero fatto la presentazione nel 2003 o 2004 che mi hanno fatto rialzare 10 minuti, un quarto d'ora di coro a Francesco Flaky, forse anche la Sampdoria, i dirigenti della Sampdoria avrebbero cambiato idea. Quindi è stata una testimonianza da parte mia e da parte loro, riconoscenza per quello che abbiamo fatto e l'abbiamo fatto sempre per una cosa, per la Sampdoria. Mando un grosso abbraccio perché siete la cosa più bella che abbia incontrato.